Carissimi telespettatori sul canale A Tutto Sport, Guido Roberti in vostra compagnia e come sempre dalla casa del Capriccio una puntata speciale con un ospite che non ha nemmeno bisogno di presentazioni qui a Trieste, ma non solo, in tutto l'ambiente della pallamano, e sarà un piacere con lui parlare di questo nuovo ciclo, questo nuovo percorso di una società storica pluriscudettata, la più scudettata d'Italia, la Pallamano Trieste 1970. Al mio fianco Giorgio Veglia, una colonna, un'istituzione. Ciao Giorgio, ben trovato. Ciao Guido, grazie dell'invito. E dall'estate scorsa, ai tempi ancora della sagra bellissima che organizzate sempre, si è aperto un nuovo percorso, l'ennesimo aggiungerei quasi, della Pallamano Trieste, ma in linea con la tradizione, con la continuità, perché nel nostro sangue scorre la pallamano. E allora in questo nuovo campionato, in questo nuovo riassetto societario, i risultati innanzitutto della prima squadra direbbero che si è partiti alla grande, però lascio a te un po' una panoramica di quello che è stato l'ennesimo grande lavoro attuato per riformare la società. Certamente il problema grosso di dare continuità del post, diciamo, profilo Duca, ecco. Fare, i tempi cambiano, le esigenze mutano e bisogna correre dietro. Varie difficoltà, però guardo avanti, fortunatamente quest'anno, diciamo, fine sagra, nasce tutto dalla sagra ormai a Chiarobola, dove abbiamo il pienone di triestini. È nata questa possibilità di creare una nuova società perché si faceva fatica e c'era bisogno di novità. Fortunatamente due imprenditori triestini, Federico Lanza e Adriano Teos della Mar, hanno preso a cuore questa società e soprattutto hanno preso a cuore quel gruppo, diciamo il gruppo storico degli ex giocatori e dirigenti, del gruppo dei tifosi, che ricordo è importantissimo, e del gruppo Pallamano in Sagra. Sono una cinquantina di volontari che seguono questa attività, che sta crescendo, come hai detto te, in maniera esponenziale, e poi soprattutto anche per il settore giovanile, centinaia di bambini iscritti nei nostri corsi, nelle nostre 5 squadre, nei nostri campionati italiani, campionati sloveni, e soprattutto per tutto l'impegno che mettiamo anche a livello scolastico. Una base forte, però sappiamo che senza sponsor, senza lavoro è un po' diventa difficile fare qualunque cosa. Sta andando bene, anche a livello societario sta andando bene, c'è tutta un'organizzazione dietro, è importante, e qui so che ringraziare Federico Lanza, il nuovo presidente, siamo amministratore delegato unico della nuova società che si è trasformata, e, e stiamo lavorando tantissimo, e stiamo lavorando tutti noi ex giocatori, il gruppo storico di questa società, e stanno lavorando anche dei personaggi nuovi, portati dalla nuova governance, diciamo, della società. È presto per dire, fare un resoconto, però la strada è buona, il lavoro c'è, i risultati stanno venendo, e parlo a livello di società, disposta di Trieste, noi abbiamo la fortuna di essere, tra virgolette, amati a Trieste, non siamo uno sport d'élite, non siamo, però abbiamo un grande riscontro a Trieste, la gente ha apprezzato e apprezza quello che stiamo facendo a tutti i livelli. E poi sei un tifoso, sei meno tifoso, quelli che amano Trieste sono molto vicini, e questo mi fa piacere. Trieste vuole bene alla pallamano, Trieste è sempre stato così e sempre lo sarà, perché è qualcosa che viene poi tramandato. Noi, grazie all'aiuto naturalmente di Michele e di Barbara qui al Capriccio, abbiamo anche allestito così questo nostro set con una maglietta che richiama poi anche tempi storici. Gloriosi. Ormai sì, ormai siamo veramente diventati come ad Hollywood qui a tema, facciamo le interviste a tema, però questa maglietta ci riporta a tempi gloriosi, come diceva Giorgio. Lui mi ha fatto balzare così nella mente con il suo intervento tantissime parentesi da aprire, perché c'è un settore giovanile florido, tanta attività, ma partiamo dalla prima squadra, che poi è quella che fa accendere i riflettori un po' su tutto. 6 su 6 è stato un ottimo inizio, adesso siete in pausa, si riprenderà tra qualche giorno. E l'ultima però a Carpi, la squadra di Carpanese, ci ha messo una caratteristica in più fondamentale, che è il carisma, il
carattere per rimontare anche una situazione che in certi momenti era un po' più complicata, e forse la vittoria più bella per questo, come è arrivata l'ultima Carpi. Ma certamente Carpi, una delle pretendenti a salto di categoria, un campo molto difficile dove è difficile far punti. Non abbiamo fatto una bella partita, certamente delle 6 forse è stata la peggiore a livello tecnico-tattico, però devo dire che la squadra non ha mai mollato. Sono, ci tengo molto a dire che c'è una struttura Urbaz, Parisato, Mazzarol, De Frari, Sandrin e altri ragazzi che sono molto giovani, parliamo di ventenni, che stanno avendo un grandissimo minutaggio. La partita non andava bene, mi ricordo bene fuori a vederla, mancavano tra i 10 e i 15 minuti e c'era un -4 preoccupante. Poi, naturalmente, ho visto una difesa che si è letteralmente chiusa davanti a Garcia, ho visto dei movimenti in attacco importanti e nel giro di 3-4 minuti abbiamo preso il Carpi a pari e da là in poi c'è stato un crescendo. Questo cosa significa? Che nello spogliatoio c'è una mentalità, c'è un gruppo. E qua non voglio dimenticare il lavoro che sta facendo il nostro Andrea Carpanese, il nostro coach, oggi quest'anno promosso a responsabile della Serie A, e accanto a lui un'altra figura che è importantissima, forse è un po' messo a parte, non vuole apparire, però ricordo Piero Sivini, il mio compagno di tante battaglie, Mamma mia, grande no. un grande personaggio, è un grande uomo che si è messo le sue qualità e la sua esperienza a favore della squadra, a fianco come aiuto assistente coach di Andrea Carpanese, stanno facendo un grosso lavoro nello spogliatoio dove ti dico c'è un entusiasmo, posso dire incredibile, ma non è un entusiasmo solo di Pernice e Postogna che sono i vecchi, tra virgolette, trentenni, 31 anni, però ci sono i ragazzi di 19-20 anni che sono veramente eccezionali, c'è un divertimento, c'è un sorriso, c'è una voglia di far bene, non sento più una polemica come eravamo abituati, ovviamente nei problemi venivano fuori anche Certo. polemiche o in spogliatoio o criticità. Quest'anno si va bene, tocchiamo ferro, è appena l'inizio, è lunga, però la strada intrapresa è anche buona. In più, quelli che sono venuti da fuori, quei 2 o 3 personaggi, si sono incastrati benissimo nella mentalità triestina e nello spogliatoio che noi. Assolutamente è così, ci sono un paio di personaggi che già conosciamo bene, da Thomas, che è anche azzurro d'Italia, a Munoz, un personaggio che assolutamente dovremmo intervistare prima o poi. Già parlo a Michele, un personaggio secondo me che si presta bene anche a questo tipo di iniziative. C'è però sotto qualcosa di estremamente brillante, under 18, under 16, potrei andare a discendere. L'obiettivo in qualsiasi momento di difficoltà storica della pallamano Trieste è sempre stato quello di preservare questa tradizione, questa cultura per la pallamano. Lo avete fatto anche questa volta, tutto ciò che c'è sotto. Certamente, so che se sotto è il futuro della nostra società. Dobbiamo parlarci chiaro, non possiamo permetterci 14 stranieri. Non è uno sport da 14 stranieri, è uno sport che deve nascere dalla base dei triestini, che cerchiamo di coltivare ogni giorno. Al Chiarbola quest'anno abbiamo Marco Bozzola con gli Under 18, che segue anche gli Under 20 campionato sloveno. C'è Claudio Schina, è responsabile un po' del settore giovanile, che fa gli Under 16. Un gradito ritorno in società di Antonio Spastorelli e Barbara Kavlovic, 2 tecnici nuovi che si sono messi al servizio nostro, che stanno curando gli Under 14, che hanno raddoppiato il numero di iscritti. E dietro poi abbiamo un movimento che è qualcosa di incredibile che sta facendo Facundo Garcia, insieme con l'aiuto ehm, dello spagnolo Raúl Muñoz e dell'argentino Federico, che stanno lavorando su un gruppo di 30, oltre 30 ragazzini Tanti. nuovi, tantissimi, che si stanno avvicinando a questo sport, ed è uno spettacolo vedere Chiarbola il martedì, il giovedì dalle 17:30, dove proprio c'è il divertimento assoluto, l'allegria, con tanti genitori che partecipano sugli spalti, è una bellissima sensazione. Questo è il nostro futuro. Non dobbiamo dar fretta a questi ragazzi, perché forse negli ultimi anni abbiamo un po' trascurato, tra virgolette, non c'era quell'entusiasmo che c'era una volta, e ci vuole entusiasmo, numeri, competenza, programmazione. Io spero
abbiamo lanciato questo nuovo messaggio e per qualche anno saremo qua a parlare di altri ulteriori giovani in Serie A. La pallamano Trieste 1970 è oltretutto ripartita anche a livello di comunicazione di social, molto presente su Facebook, su Instagram, questi nuovi strumenti dove i giovani soprattutto possono avvicinarsi, quindi bello che ci sia questo cuore pulsante a Chiarbola, epicentro storico di sempre della pallamano Trieste, che in qualche maniera sia così vibrante, come ha detto Giorgio i giovedì, ma in tutte le giornate in realtà si respira questa area proprio e questa tradizione per la pallamano Trieste. C'è un punto che noi ci rivolgiamo sempre non solo a chi è esperto di pallamano, ma anche ai profani che magari sono alla visione. Hai parlato di campionato sloveno, questa è una caratteristica abbastanza unica e tipica di queste nostre terre alla fin fine, perché grazie alla vicinanza con altri territori si riesce a sconfinare letteralmente da un punto di vista dei campionati sportivi. Ma certamente, guarda, questo è successo una decina d'anni fa, adesso non mi ricordo precisamente, non sono. Se mi ricordo sono andato accompagnato da un amico sloveno, sempre nell'ambito del sono andato a Lubiana a parlare con la dirigenza della federazione slovena per vedere se era la possibilità di approfittare di questa, come vedete, vicinanza locale. Ho avuto un entusiasmo incredibile, siamo stati accettati da tutte le società slovene, tanto che da quella volta in poi non abbiamo più mancato. Io ogni anno, annualmente, partecipo a tutti i campionati sloveni, quelli di cui abbiamo noi la necessità. E questo per noi, oltre a livello tecnico e organizzativo di spessore molto più alto, faccio un esempio, noi con gli Under 14 dobbiamo andare a Mira, Venezia, Verona, Vicenza e qua con gli Under 20 quest'anno facciamo trasferte magari a Cesana, Cosina, Isola, Capodistria. Tanti chilometri in meno, dai, diciamo. Chilometri a livello logistico e qualità incredibile, qualità sportiva che serve, sono partite che servono tutto e danno minuti e esperienza a tutti i ragazzini, dopo indifferente perdo o vinco, in questo momento non è quello proprio il problema, però mi danno una soddisfazione e una crescita da settembre a maggio dell'anno successivo incredibile. Credo che ci sia poi un aspetto romantico sempre dietro la pallamano Trieste. Giorgio ha raccontato come ci siano figure fondamentali, compagni d'avventure di quella che era anche l'esperienza di Giorgio giocatore, ha fatto il nome di Sivini, Bozzola, ma penso Schina, che hai fatto Schina, hai fatto il nome di Pastorelli se non ricordo male, quindi insomma certo. tanta gente. Io poi in quegli anni da tifoso, da ragazzino, lui sa benissimo, vi avevo già detto, il mito era Mestriner, perché io amo il ruolo del portiere, quindi il mio primo mito era Mestriner in qualche maniera. Questo si lega però a chi da tanti anni ama adesso la pallamano Trieste. Ci sono alcune figure, penso a Pernic, penso a Postogna, che sono ragazzi che hanno avuto anche episodi molto sfortunati. Penso al piede di Postogna, penso all'infortunio serio di Pernic, che ora fortunatamente Hanno ha ripreso. potuto riprendere. Sono state brutte botte quelle, no? Da un Certo. punto di vista emotivo per loro. Ma certamente ci sono dietro, diciamo, ai grandi vecchi, come li hai nominati te, abbiamo tutto un gruppo giovane, perché hanno 30 anni, sono quelli che hanno vinto una decina d'anni fa, 15, i 6 scudetti a livello scudetti italiani a livello giovanile, e parliamo di Thomas Postogna, Alex Pernis, Anici, Kevin, mio figlio Michele, da Pirane e anche altri giocatori che hanno fatto la storia con forza di tutta la 6 scudetti consecutivi portati a Trieste, una cosa non da poco. Ovvio per varie situazioni, adesso non so, Michele, mio figlio come medico sociale, e anche quella è una cosa molto importante, Altro e che. poi ho Pernic capitano e Mhm. Thomas vice capitano. Per me sono dei miei figli al di là dello sport, è una soddisfazione enorme e vedo l'impegno che danno nello spogliatoio, in campo, negli atteggiamenti, nei confronti con i tifosi, con l'esterno, con tutti, e mi fa ben sperare. È una battuta che faccio al nuovo capitano Alex Pernis, ogni tanto gli mostro il palachiarbola e gli dico un giorno tutto questo sarà tuo. Lo spavento un po', però. Come il re Mufasa con nel Re Leone, la scena Certamente, famosa. certo. Diamo anche un po' d'appuntamenti perché a Chiarbola sabato 16 Sì. novembre arriva Belluno. Che partita può essere contro Belluno? È un'altra, dopo Carpi la seconda partita che può dar qualcosa sul futuro della classifica. Parliamo proprio a livello di classifica, 2 punti
conquistati al Belluna vuol dire avvicinarci o ravvicinarsi alla testa e rimanere competitivi anche per il primo posto. Una vittoria del Trieste porterebbe a 6 il vantaggio, che significherebbe una cosa molto importante già adesso, già a metà novembre. Ci stiamo organizzando, vogliamo un grande tifo a Chiarbola, perché dopo dobbiamo parlare anche dei tifosi, perché Assolutamente, è una prossimo cosa capitolo. fondamentale. Io spero di avere un Chiarbola, l'ho avuto sempre caliente, sempre sul pezzo, sempre presente assieme ai giocatori. Spero che il 16 a Chiarbola tutti troveranno il tempo di venire a tifare Trieste, a tifare questi ragazzi. Diciamo un sogno, è presto, però insieme verso qualcosa di importante. Ha detto bene i tifosi, io credo che ci sia anche in questo impianto nuovo di comunicazione, quindi nella capacità di arrivare al pubblico attraverso le immagini, i video, le foto, ma anche ciò che è il contesto del palazzetto. I tifosi, che hanno sempre voluto bene, ci sono ed è una risorsa importante. C'è stata una campagna abbonamenti, cioè la possibilità concreta, ognuno nel suo ruolo, con i suoi tempi, di stare vicini a questa Pallamano Trieste 1970. Ma certamente pian piano è nata, come hai detto te, i tifosi erano sempre presenti. A Chiarbola, si parla sempre di una volta, però abbiamo sempre avuto dei spettacoli importanti e una cornice di pubblico importante, calorosa, vicina col cuore alla società e alla squadra. Questo sta ritornando grazie a un gruppo di tifosi. Ne avevamo una trentina sabato a Carpi, è stata fondamentale, è stato uno spettacolo che tutti quanti ci invidiano, e tutto c'è un giro di tifosi, anche con l'aiuto certamente di Michele, il Bar Capriccio, che è sempre vicino a noi e se possibile è proprio vicino. E si è aperto tante strade, si è aperto una collaborazione, come dici tu, data dai social, data dalla società, data dall'impegno delle persone, da tutti quelli che fanno parte di Pallamano Trieste. E questo è importantissimo, questo vedere questo affetto con i giocatori dà una carica, e forse nei momenti di difficoltà questo serve. Vedo che i ragazzi, anche soprattutto i giovani, si prendono coraggio e danno il meglio di se stessi. Vuol dire, io torno a ripetere, vuol dire che la società avremmo fatto anche certamente degli errori, eh. Nessuno è Nessuno immune, è no? immune da errori, però sempre per voler fare forse di più, non sicuramente per tirare, come si dice, per mettere la retromarcia. Siamo sempre in prima e in seconda, cerchiamo di andare avanti forte. E questo è anche ai tifosi è un segnale che poi abbonamenti, ma è la vicinanza, un segnale, ti posso dire, ogni sabato i paganti che vengono e pagano, questa è la verità, Certo. e questo è un apporto importantissimo, e speriamo di continuare. E dico, è sabato 16, invito tutti a trovare il tempo alle 19, venire a Chiarbole a sostenere questa ennesima, ce ne saranno anche altri, ma in questo momento pensiamo a questo momento, a questa fase del campionato. Presto, ok, siamo alla settima del campionato, qualcosa si può dire già subito di importante. E quindi sosteniamo la Pallamano Trieste con la presenza e sotto ogni forma, anche seguendoli attraverso i social. Noi vi invitiamo a iscrivervi a Tutto Sport, questa è una delle interviste speciali che realizziamo all'interno della nostra piattaforma grazie al lavoro in regia di Alessia e Daniele principalmente, ma a tutti coloro che collaborano a questa trasmissione, ai sostenitori e a quella che è la trasmissione ordinaria con il sottoscritto, con Ramon Toni e con Michele Bertocchi, al quale va indubbiamente il nostro ringraziamento per l'ospitalità all'interno di questi spazi e di questi set cinematografici. Io farei quasi lanciare questo pallone a Giorgio, ma dopo magari facciamo qualche danno qui e dopo ci chiede il conto, no? Quindi meglio di no. L'abbiamo lasciata qui come immagine così romantica assieme a quella maglietta. Giorgio, ci facciamo la promessa, noi diamo sempre i risultati delle vostre partite all'interno del programma, ma questi microfoni sono sempre aperti, quindi lascio a te salutare i nostri telespettatori. Io ringrazio te, dico Michele, per l'ospitalità e l'amicizia e l'aiuto che sempre ci volete dare. L'appello è per i tifosi, quelli che amano la maglia, come succede in questo bar di Trieste. La maglia è importante, il bianco-rosso è un colore che sta nel cuore di tutti i triestini, perché noi amiamo la nostra città.
e mi auguro di vedervi tutti a Chiarbola, aiutare i ragazzi, aiutare la società e poi vedremo. Poi prima di Natale vi faremo gli auguri. Tra qualche giorno la nuova puntata di A Tutto Sport sarà la 12ª puntata, seguiranno altre interviste speciali. Grazie a Michele, grazie ad Alessia, grazie a Daniele, grazie a Barbara, grazie a Ramon e soprattutto grazie a Giorgio per aver accolto il nostro invito per parlare di pallamano. Dal sottoscritto, da Guido Roberti è tutto e iscrivetevi a Tutto Sport e ci vediamo alla prossima.